Ciao a tutti ragazzi, questa volta post GP leggermente in ritardo per cause di forza maggiore, ma veramente ricco di chicche. Parleremo con un ortopedico specializzato nel motorsport che ci spiegherà precisamente la situazione di Márquez. E poi vorrei fare una riflessione sul disastro presenze al Mugello, anche perché se ne sono dette tante. Secondo me è una situazione assolutamente evitabile, ma come al solito, prima di cambiare consistentemente si deve pestare la merda. Durante la sigla, come al solito, avete giusto il tempo di iscrivervi e lasciare un like. Vamos! Facciamo fuori in maniera rapida la gara perché tanto gli occhi li avete anche voi, quindi ecco. Come Erez, bravo Pecco. Gara pazzesca con attaccata al sedere tutto il tempo Quartararo. Anche qui, come era stato per Erez, tantissima pressione addosso, non poteva assolutamente più sbagliare e invece di farsi venire il braccino ha fatto veramente tutto perfettamente. Rins lo cito giusto per dirvi ve l'avevo detto, direi ormai completamente fuori dai giochi per il mondiale, anche perché la situazione Suzuki non è che giovi molto alla testa dei piloti e lo si è visto. Invece buona e buonissima gara da quelli che non ti aspetti, un po' per la poca esperienza, un po' perché avevamo faticato un po' all'inizio della stagione, quindi good job Digia, Marini e il Bez. Parentesi per Aleix su Aprilia, veramente forti e consistenti. Espargarò sa sempre quando fermarsi, non prova mai a fare quel qualcosa in più, sta gestendo da Dio la situazione per il campionato, meritatamente secondi nella classifica mondiale. Adesso passiamo alle note dolenti. Márquez. Era da tempo che dicevo che questo ragazzo, anzi uomo ormai, stava correndo con un braccio solo. Lo si vedeva dalla posizione in sella, da come gestiva durante le prove libere, le qualifiche, per poi dare tutto in gara, arrivando ovviamente stremato come è successo anche questa volta al Mugello. Insomma, un continuo preservarsi. Uno come lui, per essere performante, come ovviamente lo conoscevamo, non può correre così. Deve essere al 110% fisicamente, sia per il suo vizio cadute, sia perché la Honda è una moto estremamente complicata e fisica da portare al limite. Vi ricordate nel passato, a inizio stagione, durante i test invernali, quando i professoroni studiavano i passi e dicevano che la Honda era diventata la moto più facile della griglia e sarebbero stati botti a destra e a sinistra per tutti i piloti della casalata, compreso Márquez? Márquez invece non lo vedo così pericoloso come negli anni pre-2019, perché in primis quando soffri così tanto e inizi ad avere così tanti problemi fisici non sei più lo stesso. Il tuo approccio per forza di cose cambia, non ti alleni più come prima, non hai più la forza di prima e la tua guida di conseguenza ne risente. Ed eccoci qua. Ma tornando al discorso fisico di Márquez, io un minimo di tecnica e di prestazioni dei piloti dal mio punto di vista me ne intendo, meno di corpo umano e infortuni. Quindi lascio la parola per qualche minuto a Vittorio Di Giacomo, il quale in passato mi diede una grossissima mano per la risoluzione del mio problema alla schiena. Qualcuno se lo ricorderà, è espertissimo nel campo del motorsport, dato che è sempre in pista per dare una mano ai piloti di F1, F2 e F3. Ciao Luca, il caso Márquez ha fatto discutere, fa discutere tutti. La cosa strana è che tutti hanno discusso di qualunque cosa, hanno discusso della tipologia di placca anziché l'occhio midollare, hanno discusso dell'infezione, hanno discusso dei tempi di recupero troppo veloci, fermi tutti. Questa è una cosa molto più frequente di quella che si pensi, è una cosa che noi in sala operatoria e nei nostri pronto soccorsi vediamo quotidianamente. Cioè siamo di fronte a un caso in cui una frattura non è guarita. Questo perché? Perché quando ci si frattura ci possono essere due condizioni: si guarisce, non si guarisce. Se si guarisce siamo tutti felici, se non si guarisce i motivi possono essere plurimi. In questo caso sicuramente l'infezione ha giocato un ruolo, in questo caso sicuramente i tempi di recupero possono aver giocato un ruolo, sicuramente anche la scelta dell'impianto può aver giocato un ruolo. Oggi però quello che è giusto fare è quello che ha scelto di fare Márquez, cioè interrompere il campionato, prendersi il suo tempo, recuperare da zero, quindi resettare tutto, fare un nuovo intervento, un intervento che prevederà la rimozione di tutti questi ferri che vedete qua, l'utilizzo di un piccolo pezzettino di osso che verrà preso o dalla cresta iliaca o dal perone e utilizzato per colmare questa piccola area in cui manca completamente l'osso. Si risintetizzerà tutto di nuovo.
e a questo punto si aspetterà la guarigione vera, completa e si spera definitiva di questo omero. In realtà cosa è successo però fino ad oggi? È successo che questa frattura non era guarita, per cui era la placca che sosteneva le energie che il corpo doveva subire, e tu meglio di tutti sai come in pista, in frenata, in moto le energie non siano certo quelle della busta della spesa della signora Pina quando va a fare la spesa al mercato. Di conseguenza questa placca a retto a un certo punto ha ceduto, però c'erano i motivi sotto, perché il fatto che lui continuasse a prendere antidolorifici continuamente era un sintomo del fatto che questa frattura in realtà non era ancora guarita. Quindi giustissima la scelta, tempi ad oggi difficili da dire, sicuramente 3-4 mesi, molto più probabilmente anche 6-7 mesi, per riottenere però questa volta si spera una guarigione definitiva e che si possa mettere una parola fine a questa lunga storia, a questo lungo calvario che ha subito. Per cui incrociamo le dita e aspettiamo di rivederlo di nuovo in pista il prima possibile. Bene, direi che Vittorio è stato chiarissimo e non c'è molto altro da aggiungere sulla situazione Marquez. Al contrario, c'è una bella parentesi da aprire sul discorso presenza al Mugello dello scorso weekend. Parliamo con i freddi numeri che non sbagliano mai. Mugello 2019 pre-Covid, più o meno 139.000 spettatori nei 3 giorni, ovviamente. Invece Mugello 2022 senza Valentino Rossi, 74.000 spettatori in tutto il weekend. Pazzesco, io pensavo ci fosse una flessione massimo del 20-25%, invece mi sbagliavo enormemente. Sono stati praticamente la metà e secondo me non c'è un solo colpevole. Molti hanno detto sì, i soldi che costano i biglietti e Valentino Rossi, ma c'è qualcosa di più. In ogni caso, il primo e il più importante errore fatto dal mio punto di vista dai media italiani e da Dorna, a livello italiano ovviamente, perché abbiamo visto che invece all'estero non è male la situazione, tipo Le Mans e via dicendo. Comunque l'errore, dicevamo, è stato quello di sfruttare fino all'ultima goccia e anche di più, perché sto vedendo siti di moto che stanno mettendo cosa fa Valentino Rossi nelle auto, spremerlo fino all'ultimo decimo di millilitro Valentino Rossi, senza creare una situazione alternativa. E voi vi direte sì, ma se non ci sono personalità in pista del suo calibro, come si fa a far affezionare le persone? Dopo ci arriviamo. Il secondo motivo che tutti hanno detto, e anche secondo me ha un senso, è quello del caro biglietti, perché se tu hai uno spettacolo nello spettacolo come la Formula 1, far pagare la tribuna centrale 610 euro a persona può avere un senso. In questo caso e in questo momento della MotoGP, secondo me non puoi. Idem come il Prato a 60 euro. Infine, la totale chiusura di Dorna verso il mondo di internet. La loro logica è: se dei blogger, siti o la gente vuole vedere o acquisire del materiale della MotoGP, paga il sito o i diritti per appunto quelle immagini. Il problema è che non fanno distinzione tra un povero cristiano che fa video su YouTube o a un bloggerino rispetto a Sky o a multinazionali. Capite che per fare un video che di ritorno magari ti dà 30 euro, pagarne 1000 per avere delle immagini da MotoGP ha poco senso. Questo era lo stesso identico pensiero che aveva il patron della Formula 1, Bernie Ecclestone, prima di vendere il tutto agli americani di Liberty Media. Agli americani gli si può dire di tutto, che stanno spettacolarizzando troppo la Formula 1, che sta diventando una sorta di NASCAR un pelo più tecnologica, che stanno facendo diventare lo show quasi più importante della tecnica in pista. Ok, infatti bisogna trovare un equilibrio, ma non gli si può dire che non sanno valorizzare un brand, perché sempre parlando con i freddi numeri hanno portato i fan della Formula 1 da essere 400 milioni nel momento dell'acquisizione nel 2016-2017 al miliardo nel 2022. Non so se avete capito bene. Ma passiamo alla borsa. Dal 2017 al 2022 le azioni sono salite del 250% e l'età media degli spettatori, che ovviamente ci deve essere un ricambio, si è abbassata dai 36 anni ai 32. Come hanno fatto a fare tutto questo? Sembra difficile, ma alla fine la ricetta non è così difficile, svecchiando tutti i vari processi che c'erano sotto la dirigenza Ecclestone. Lo spettacolo nello spettacolo nei Gran Premi,
non è solo andare lì a vedere la gara, ma il DJ set del DJ all'ultimo grido, tutte le experience che ci sono all'interno del circuito, le altre categorie che stanno diventando sempre più spettacolari, l'alleanza con Netflix, con Drive to Survive, che è la serie che praticamente tutti voi conoscerete, ha fatto diventare un team principal come Gunther Steiner un eroe, uno che quando passa nel paddock viene fermato quasi come se fosse un pilota delle prime 4 posizioni, perché la gente si deve innamorare dei personaggi, ma se non c'è nessuno che li fa vedere questi personaggi, capite bene che è difficile. E infine, cosa hanno fatto ancora? Una apertura al mondo internettiano, che magari non ti fa entrare subito il cash in tasca, ma il ritorno di visibilità e di notorietà tra i giovani e non solo, di sicuro permette di riprendere tutto con gli interessi qualche anno dopo. Purtroppo in MotoGP c'è ancora la vecchia guardia e se anche loro non capiranno l'importanza di tutti questi fattori, non vedo un futuro roseo. Ma pensiamo solo a tutti i vari meme che escono fuori nel mondo Formula 1, sono fondamentali, cioè girano di più quelli che le immagini della gara in sé. E voi dite sì, ma è più importante la gara, ok, ma se tutto il contorno viene reso più appetibile a più persone, girano più soldi, c'è più show, la gente è più coinvolta, è tutto un vortice che fa sì arricchire di più ovviamente i proprietari, ma allo stesso tempo crea un maggiore show, una maggiore competizione e un maggiore spettacolo per chi guarda da casa. Dopotutto è assolutamente fondamentale mantenere una sana e vera competizione in pista, senza farla diventare uno show come il wrestling. Ma nel caso della MotoGP con 40.000 spettatori a weekend, non so quanto si possa andare avanti, soprattutto parlando della massima espressione del motociclismo nel mondo. Bene, direi che ho fatto un mega post GP con 2 bei argomentoni, spero vi sia piaciuto. Ci vediamo a Misano questo weekend per chi ci sarà, non avete scuse perché c'è il ponte, mi raccomando. Questa volta su 4 ruote sulla M2 CS Cup Italy insieme a BMW Italia e tra qualche settimana, più precisamente il 18 e 19 giugno, al Mugello per la 4ª tappa del National. Quindi come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video.